8 febbraio 1989. Un Boeing 707 decolla da Orio al Serio con destinazione Santo Domingo. Ma l'aereo non giungerà mai a destinazione. Va infatti a schiantarsi contro una montagna, il Pico Alto, nelle Isole Azzorre. 144 vittime. Ma una, in particolare, attira l'attenzione degli inquirenti, perché sarebbe un uomo legato ad Antonio Bardellino, il fondatore del clan dei Casalesi, ed avrebbe con sé un passaporto, proprio per il suo boss. Ma qualcosa non torna, perché Antonio Bardellino dovrebbe essere morto qualche mese prima, ucciso con la testa fracassata a colpi di martello. Si dice che a ucciderlo sia stato Mario Iovine, suo ex sodale ed amico, per prenderne il posto, ma il corpo non è mai stato trovato. E le versioni sulla sua morte, date dai pentiti, sono discordanti. Per chi era quel passaporto? Nato nel 1945 a San Cipriano d'Aversa, da una famiglia modesta, ha gli occhi da falco, occhi furbi. A 15 anni ha le stigmate del padrino, detta legge. Anziché giocare a pallone con i coetanei, frequenta i bar e le sale da biliardo del suo paese. Cresce a vista d'occhio, consolida il suo prestigio nel mondo della criminalità organizzata. Brucia sui marciapiedi la sua adolescenza. Frequenta le balere di paese e i nightclub. Apre il capitolo del rapporto con i guappi in doppio petto. Entra nel mondo del contrabbando dei motoscafi blu. A poco rafforza la sua vocazione criminale. Gli esempi non mancano. Subisce il fascino del clan dei Maisto e dei padrini di provincia, in contatto diretto con i cugini e gli amici americani, uomini di Cosa Nostra. Don Antonio prende presto il volo. Intuisce che alla vecchia camorra romantica occorre sostituire la nuova. Non più lo sfregio con il coltello, ma la raffica del mitra, il suono, la musica, come definì una volta la sequenza infernale della Lupara. Lentamente costruisce la sua banda, formata da altrettanti giovani disperati. Alla fine degli anni 70 il salto di qualità nella malavita. Ai rami delle attività tradizionali, l'estorsione, il racket della prostituzione, il gioco d'azzardo, l'usura e le scommesse, si aggiungono le rapine ai tir, il traffico di droga e di armi e ultimo, ma non meno importante, l'investimento finanziario in attività legali. Bardellino finanzia condomini abusivi, società commerciali di ogni tipo e espande il suo impero con una miriade di subappaltatori in stretto contatto con le amministrazioni comunali. Nei rapporti della questura di Napoli e nelle inchieste dei magistrati, le connivenze tra camorra e mondo politico sono scritte a caratteri cubitali. Antonio Bardellino, che non ha un soprannome, contravvenendo a una regola ferrea, è citato più volte, quasi antisignano insieme ai Nuvoletta, di grandi conquiste imprenditoriali, frutto di stretti rapporti con i partiti. Il boss è conosciuto anche per la passione per i locali notturni. A Napoli ne possiede parecchi, intestati ad alcuni prestanome. Ormai è diventato una persona di rispetto e non può sporcarsi le mani con affari da poco. E così Bardellino inizia a dirigere il racket della zona aversana e giulianese, scontrandosi nei primi tempi persino con Mano Mozza. Dopo l'arresto di quest'ultimo, diventa padrone incontrastato della zona dei Mazzoni. Chi prova a sbarrargli il passo finisce male. È il caso di Giuseppe Rispo di Villaricca, un malvivente che dopo aver percorso le solite tappe della carriera di boss cerca di formare un'organizzazione propria. Rispo scompare misteriosamente nel gennaio del 77 e di lui si perde ogni traccia. Il giudice Lancuba, nei confronti di Bardellino, per questo episodio, emette un mandato di cattura per omicidio ed occultamento di cadavere. Ma Rispo non è l'unico scomparso dopo uno scontro con Bardellino. Di Biagio Scattarella e Antonio Carrignati, infatti, non si è saputo più nulla, dopo che sono venuti a scontrarsi con il regno del boss dei Mazzoni.
23 novembre 1978, sono le 10:30. Antonio Bardellino, 34enne, viene arrestato alla periferia di Marano mentre sta viaggiando in auto. I militi si sono appostati su una strada dove era solito passare il boss dei mazzoni, fingendosi chi meccanico e chi passante, mentre delle auto civetta attendono nascoste. Un carabiniere in borghese si avvicina all'auto del Bardellino chiedendo un'informazione. Ma Bardellino, intuito l'inganno, accelera di colpo, infilandosi in una strada secondaria. Inizia così un movimentato inseguimento, concluso con il suo arresto, in mezzo ad alcune strade campestri. «Avete fatto un buon colpo stamattina», dice Bardellino ai carabinieri che lo ammanettano. È importante comprendere a questo punto il rapporto esistente fra i Nuvoletta prima ed Antonio Bardellino poi, con la mafia siciliana. Negli anni 70, epoca in cui i grandi affari delle organizzazioni criminali erano legati per lo più al contrabbando di sigarette nei paesi del Mediterraneo, si fronteggiavano il clan dei marsigliesi e quelli delle famiglie siciliane e napoletane, alleatisi per sconfiggere i temuti avversari. È in quegli anni che si registra in Napoli e provincia, con ramificazioni anche nelle limitrofe zone di Caserta e Salerno, l'innesto definitivo della mafia siciliana sulla camorra campana. La causa che favorì tale connubio è riconducibile all'invio in soggiorno obbligato, in molti comuni della Campania, di numerosi esponenti della mafia siciliana, tra i quali Stefano Bontate nel comune di Quagliano, di Vincenzo Spadaro nel comune di Sant'Anastasia, di Gaetano Rina nel comune di Caivano e di Salvatore Bagarella nel comune di Frattamaggiore, eredi di quel Lucky Luciano che a Napoli era stato spedito negli anni 40. I mafiosi citati, già organizzati a delinquere nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e nel traffico degli stupefacenti, si associano con elementi criminali locali, rompendo così il già precario equilibrio esistente. Negli anni 70 il Golfo di Napoli diviene teatro delle gesta criminali dei contrabbandieri. Di qui la catena di omicidi originati dai suddetti interessi e l'affermazione definitiva delle famiglie siciliane e napoletane. Si crea uno strettissimo legame fra i principali esponenti di Cosa Nostra e le organizzazioni contrabbandiere napoletane, le quali avevano in Lorenzo Nuvoletta e Michele Zazza, e poco dopo in Antonio Bardellino, i loro capi più importanti. Tale consorteria criminale commette in quell'epoca delitti anche gravissimi. Da un interrogatorio di Carmine Schiavone del 28 maggio 93 si apprende: negli anni 74-76 commerciavo in prodotti ortofrutticoli, presi a frequentare case da gioco clandestine che facevano capo ad Antonio Bardellino e a Mario Iovine, che conoscevo da ragazzi. Notai che Antonio Bardellino, che in precedenza aveva fatto il carrozziere, aveva migliorato notevolmente la sua condizione economica. Vestiva in maniera elegante, possedeva auto di un certo valore e maneggiava notevoli somme di denaro. Incuriosito, chiesi a Mario Iovine del miglioramento di carattere economico del Bardellino e questi mi informò che il Bardellino era stato affiliato alla mafia siciliana, cioè a Cosa Nostra. L'affiliazione era avvenuta a Marano, in casa dei Nuvoletta, e avevano funto da padrini Saro Riccobono e Raffaele Ferrara. Benché in quell'epoca Lorenzo Nuvoletta era rappresentante regionale di Cosa Nostra, Bardellino era stato autorizzato da detta organizzazione ad affiliare ad essa nuovi adepti, con la facoltà di poter non comunicare i nomi al Nuvoletta. Delle sue affiliazioni doveva comunque informare Saro Riccobono. Occorre ribadire che Antonio Bardellino costituì nel corso degli anni '80 un punto di riferimento per la criminalità campana e casertana in particolare. Egli è stato, senza alcun dubbio, un capo carismatico della camorra, temuto e rispettato, capace, dalla seconda metà degli anni 70, di tenere rapporti con la mafia siciliana e con le famiglie mafiose internazionali. L'organizzazione di Bardellino è stata in pratica mutuata da quasi tutti i clan della Campania. 1983. Nei sobborghi di Barcellona. È l'ora della tarde. Un pomeriggio da corrida, con il fido guardiaspalle scarnato,
Antonio Bardellino ordina al cameriere un cognac ed un caffè. Sorridente, non sa di essere pedinato dagli uomini della Criminal Pol di Napoli, che ormai lo hanno intercettato. Poche ore prima è partita l'ultima telefonata diretta al questore Marcello Monarca. Lo seguiamo, il suo complice è arrivato. Scatta la trappola, Bardellino paga il conto, 150 pesetas, ringrazia, esce dal locale a passo veloce, diretto al centro di Barcellona, dove altri comparielli e 2 donne lo attendono. Il commissario Argento si avvicina, è protetto alle spalle da altri poliziotti, napoletani e spagnoli. Bardellino e l'Argento si guardano in faccia. È un istante. Ai polsi del camorrista scattano luccicanti le manette. La partita è chiusa. Forse.